Eccolo qui, è arrivato il pacco. Dio, che emozione! Ci ha impiegato esattamente 7 giorni. Non so ancora cosa c'è dentro, sarà una sorpresa. E adesso lo andiamo a vedere insieme. Cercherò di aprirlo. Allora, lì che c'è Gaia. Cercherò di aprirlo con voi. Vediamo se mi riesce. Vediamo un po'. 7 giorni compreso, ben impacchettato, compreso il sabato e domenica. Aspettate che faccio con 2 mani, però voglio che lo vedete insieme a me e quindi portate pazienza. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo all'interno. Intanto vi faccio vedere così, poi li guardiamo insieme uno per uno. Mamma mia, wow, oddio questo, che cos'è? Oddio questo, che cos'è? No, vabbè, no, oddio come sono belli. No, dobbiamo guardarli insieme uno per uno, li dobbiamo guardare insieme uno per uno. Intanto ho voluto... Tu chi sei? Guardate là sotto, guardate. Avete voglia di guardarli e scoprirli insieme a me? Sono stupendi, wow. Li guarderemo uno per uno. Intanto ho voluto... Guardate che roba. Ho voluto condividere con voi l'emozione di aprire questo pacco. Cioè, ragazze, questo qui è adorabile, è adorabile. Anche gli sbriluccichi, li guardiamo tutti, ok? Intanto ho voluto aprirlo insieme a voi, adesso li guardiamo uno per uno. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Vi ho messo subito in anteprima la mia emozione, volevo aprire insieme a voi questo pacchetto che mi è arrivato dalla Stanley, in realtà da Pleta BG, dopo vi racconto tutto così vi spiego. È stata un'emozione, quindi ho voluto in primis inserirvi la mia emozione nell'aprirlo e lo stupore nel trovare determinati filati. Di che cosa stiamo parlando? Sedetevi perché abbiamo tanto da vedere, sedetevi e ascoltatemi. Ci divertiremo insieme a scoprire questa Pleta BG. Allora, innanzitutto Pleta BG è il più grande negozio online della Bulgaria. Io l'ho conosciuto grazie a una mia cara amica, quindi in Unione Europea, ok? Ed è un progetto della società Statex, che sono poi i fondatori della Stanley Yarn. Ok, sono i fondatori della Stanley Yarn. Oltre a vendere il loro marchio, che è poi quello che mi hanno inviato, no? Il marchio della Stanley, i filati del marchio Stanley, offrono filati importati da tutto il mondo. Quindi c'è da spaziare veramente. Spediscono ovviamente in tutto il mondo e vi dico già subito, il costo di spedizione per l'Europa è di 15 euro circa, centesimo in più, centesimo in meno, con DHL, spediscono con DHL. Ma se si superano 150 euro, le spedizioni sono gratuite. Sono ancora emozionata perché non sono abituata a ricevere regali, soprattutto in modo così, cioè senza pretese, ok? Perché io quello che vedrò
dirò, e lo sapete che vi consiglio mai per un secondo fine, ma proprio perché o mi piacciono o non mi piacciono, e quindi consiglio o sconsiglio. Quindi vi ho detto, no, che se si superano i 150 euro le spedizioni sono gratuite. E caspita, per me è una bazza, perché io ogni volta che metto mano ai filati mi faccio del male, e quindi se supero i 150 euro le spedizioni sono gratuite. Ma oltre a regalarmi questi gioielli, che adesso li guarderemo uno, per quello vi dico, mi raccomando, sedetevi che li guardiamo insieme. Oltre a quello mi hanno regalato un buono, che è un piccolo buono, non è niente di che, da donare a voi che mi seguite, del 5%. Quindi sotto il video vi lascio questo buono, utilizzandolo quando fate il vostro ordine avrete il 5% di sconto. È un piccolo sconto, chissà se un giorno riusciranno a darmi uno sconto più grande per voi. Ok, ovviamente ne usufruisco anch'io, ovviamente. Allora, i pro sono tanti e adesso andiamo a vedere i filati. I contro, per chi non mastica molto l'inglese, sarà un po' un problema il sito. Adesso tra l'altro ve lo faccio anche vedere, sarà un po' un problema il sito perché non c'è modo, vabbè, io riesco perché dal computer comunque si riesco a tradurre, però non c'è modo, ecco, di utilizzare un'altra lingua se non l'inglese, ecco, e l'optional è l'inglese. Quindi questo potrebbe essere un ostacolo per chi vuole solo un sito italiano. È facile ed è intuitivo, quindi semplicemente scegliete il colore, lo mettete nel carrello e il gioco è fatto. Sì, loro specificano tutto. Ci sono stata parecchio sul loro sito per guardare tutto, quindi specificano tutto, dalla metratura all'uncinetto che consigliano, specificano veramente ogni cosa, ma poi è molto facile, anzi vi faccio vedere. Ecco, qui io sono sul loro sito, no combinazione, l'ho fatto di proposito, proprio dove c'è Candy, che è quello, il filato che avevo prima in mano e che ora lo guardiamo insieme. Come vedete, basta andare col cursore, oppure vabbè dal cellulare, io difficilmente vado dal cellulare, comunque voi sicuramente andrete dal cellulare, sarà ancora più facile. E come vedete è molto semplice. Allora, qui ci sono i vari colori, quindi io clicco su un colore, lui vedete che basta andare su e guardo proprio. Ok, aspettate un attimo che blocco, ok, basta andare col cursore su e si ingrandisce. Quindi se mi piace il colore, io ho opzionato quel colore, guardate quanti colori ci sono, c'è da impazzire qui. Ecco, una cake, come vedete è in euro, una cake, oppure ne voglio due, oppure ne voglio tre, comunque sia una cake costa 9,27 euro. Basta semplicemente inserirla nel carrello. Ecco, io vabbè ho un po' di roba nel carrello, si vede. Inserirla nel carrello e poi andare sul carrello cliccando proprio, vedete qui in alto, aspettate che riaggiungo, qui in alto c'è il carrello, cliccate sul carrello e viene fuori il vostro carrello. Se lo volete ancora lo lasciate, se non lo volete più, qui di fianco c'è il cestino e andate a toglierlo, ok? E fin qua ci siamo. Torniamo indietro, andiamo a vedere i filati, quindi yarn, e qui ci sono i brand che vendono. Alice, Stanley, che è quello che a me interessava, poi comunque sia c'è Alice, Yarn Art, Naco, Bulgaria, Gazal, Noro, Katia, Mirasol, Papatia, Estrofil e Himalaya. Ok, e poi ci sono, vedete che è solo in inglese, ok? Io per tradurre in italiano clicco sopra col cursore, clicco sopra, viene fuori questo traduci in italiano ed ecco fatto, è tradotto in italiano. Quindi per scopo, filati per neonati, per contenuti, per tipologia. Ok, semplicemente quello. Per quanto riguarda l'acquisto,
Semplice, quando avete fatto l'ordine, quando avete inserito tutti i dati che volete, ovviamente qui dovete inserire qual è il paese, vedete qua, Italia, io lo traduco così lo guardate anche voi, quindi traduci in italiano, così lo vedete anche voi. Non ti verrà addebitato alcun costo per la consegna in Bulgaria, e va bene perché qui sono andata oltre. Per gli ordini in Europa la consegna gratuita è superiore ai 149 euro, ok? Quindi altrimenti, eccolo qua, con DHL 15,97 euro, perché qui ho tantissimi filati e qui addirittura ne ho messi 8. Aspettate, ecco, ne ho messi 8 solamente perché volevo fare una prova. Vedete che basta far così e si toglie un pezzo, poi mi va di nuovo su, vediamo un po', 3, ok, ecco, e adesso siamo a 14,42, il totale è questo. Ho tolto un po', quindi diciamo intorno ai 15 euro fino ai 149 euro, poi dopo diventa gratuito. Dimenticavo, per cercare il filato, perché io man mano che ve li faccio vedere vi darò i nomi, basta andare qui nella ricerca, vedete che qui c'è il carrellino, qui c'è questo occhietto, inserite qui per esempio, in questo caso è Candy, quindi Candy, ecco, avete visto nulla? Candy, e viene fuori i vari candy. Io poi vi dirò se è quello con glitter o meno. Quello senza glitter è questo qui ed è cotone 100%, 280 grammi per 900 metri. Quindi io entro in candy, quindi candy, e solo candy, quindi lo vedete Candy, invece l'altro è Candy bla bla bla, ha un altro nome, quindi quando io vi do il nome voi lo cercate in questo modo e poi sceglierete il colore, ok? Quindi adesso andiamo a vedere i filati. Le cake si presentano così, avete visto il pacco con quanta cura? Le cake si presentano così, imbustate una per una con un fiocchetto che andiamo a sciogliere e in questo caso abbiamo un bottoncino, eccolo qua. Allora, qui stiamo parlando della cake candy, la cake candy, ed è un cotone al 100%, l'abbiamo visto prima, cotone 100%, qui non c'è scritto ma fidatevi, è quella di prima, eccolo qua, 100% cotone, sono 280 grammi per 900 metri, ok. La cake che stiamo guardando è composta, vediamo un po', è abbastanza ritorta, non sono fili sciolti, perché per vedere quanti fili sono, vedete che devo fare una torsione, vedete? Quindi è piuttosto ritorta, quindi non sono fili sciolti, i famosi 3, 4, 5 fili sciolti, questo è ritorto. È un cotone al 100% e vediamo subito come si lavora, che è quello che interessa a me. Innanzitutto, sapete che si possono tenere, ecco, ho dato una bella botta alla telecamera per non sporcare la cake. Magari lo sapevate già, però io ci ho pensato in questo momento. Sì. Difatti. Allora, uso per quanto riguarda la mia mano, uso un uncinetto numero 3, poi in base ovviamente alla vostra mano e a come e al tipo di progetto che dovete andare a fare, cambierete eventualmente l'uncinetto. Già mi sta piacendo, ve lo dico già. Allora, questo è un 100% cotone, ok? 100%, quindi io ho sempre preferito il 50 cotone, comunque sia che abbia sempre qualcosa in più, cioè che sia un misto, cioè cotone e acrilico, cotone e viscosa, cotone e qualcosa, un misto,
Però ecco, per chi piace avere sulla pelle solo il cotone, questo è veramente un ottimo risultato. Anzi, sapete cosa faccio? Perché scivola quando lavori, nel senso che va molto bene nella lavorazione. Vado avanti un pochino, poi vi faccio vedere come e che risultato ha. Ho voluto farvi vedere proprio come si lavora, nel senso è stupendo proprio da lavorare, è un bellissimo cotone 100%, quindi qui per fare un bel cardigan primaverile o autunnale, guardate, bellissimo, è morbidissimo, morbidissimo. È veramente bello. I colori, come dicevo, allora è comodo anche questo sistema. Quello che mi hanno mandato è così. Quindi va dal color pesca o albicocca, che dite? Questo forse pesca, questo albicocca, poi il filo si unisce andando sul lilla e il viola. Questa è la tonalità che mi è arrivata ed è deliziosa, ma penso che tutte le altre tonalità lo siano. E quindi qui stiamo parlando di candy, ok? Solo candy. Candy. Ok, adesso vi mostro, questo lo lasciamo qui e poi lo confronteremo con gli altri. Avrete fatto caso quando ho visto soufflé come sono rimasta colpita, e difatti è stato il primo che ho provato. Allora, soufflé, vedete, difatti l'ho già provato. Allora, soufflé, questo è soufflé, è una cake straordinariamente lucida, non lucida, no, no, non è lucida, è luminosa per questo leggero glitter che c'è dentro, che poi non è un glitter, ma è un lurex che c'è all'interno. Guardate com'è soffice, è un lurex che c'è all'interno e ce n'è il 10%, molto ben fissato dentro, molto ben fissato. Abbiamo il 80% di cotone sempre, il 10% di poliestere e il 10% di lurex. Qui abbiamo 310 grammi in una cake e 900 metri. Allora, il risultato è... Allora, lasciatemi dire la sensazione che ho avuto. Innanzitutto non so assolutamente se si riesce a vedere il filo di lurex che c'è dentro. E ve lo faccio vedere anche un pezzettino lavorato perché merita davvero. Allora, la sensazione che mi dà, vedete che l'urex è ben fissato dentro, non ha il filino che gira, E la sensazione che mi dà è, aspettate, non ricordo più niente, ah, è giusto, uno, due, tre. Non ricordavo più, no, 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 Marina, no, 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 no. Allora siamo due, solamente per farvi vedere, qui perché voglio già iniziare la maglia Raffaella, solo che anch'io ho bisogno del mio tutorial per andare avanti. Uno per salire, andiamo qui dentro e andiamo a fare uno, due, sai, parlo di Raffaella, la maglia a pannello, no? Quella a pannello. Allora, qui sto utilizzando, parliamo del filato, non della maglia, qui stiamo utilizzando un uncinetto, sto utilizzando l'uncinetto del 2,5, vedete, quindi è più sottile. La sensazione che mi dà è come se fosse un cotone più grezzo, se vogliamo, è un cotone più grezzo, ma con questi con questi fili luminosi
toglie il fatto che sia grezzo, cioè grezzo in che cosa, in che senso? Intendo non lucido, non è lucido. Sapete, a me piacciono quei filati lucidi, questo non è lucido, è molto, però è molto bello perché rimane tipo grezzo, quasi come se fosse lino, ok, per intenderci, come tipo di tocco, quasi fosse lino, però morbido, e questo è freschissimo. Questo è veramente freschissimo. Mentre il candy, questo è più, vedete la differenza? Mentre il candy è un po' più spesso, quindi io lo vedrei, per quanto riguarda me, per un cardigan autunnale o primaverile, nonostante sia 100% cotone e sia di un morbido che fa paura, ok? Però lo vedete, è più spesso. Mentre qua, per quanto riguarda invece questo filato che è il Soufflé Luxe, è diverso e questo è freschissimo, cioè lo sento già nel toccarlo, nel toccare proprio la lavorazione. Si lavora che è una bellezza proprio nella lavorazione, è stupendo. Non si sente assolutamente il filino, sapete che a volte può dar fastidio, no? Quel filino di lurex che c'è, lurex, sì, l'ho detto bene stavolta, di lurex che c'è all'interno, non l'ho detto, lurex, ecco, adesso sì che l'ho detto bene. C'è caldo, ho le mani proprio che non scivolano oggi. E lo sapete che io il caldo proprio lo detesto, comunque sia. E, appunto, come dicevo, non si sente quel lurex che c'è all'interno, questo mi piace proprio tantissimo, proprio tanto. Ma anche l'altro è bello, attenzione, non sto dicendo che non sia bello, è bellissimo, non è bello, è bellissimo, è un 100% cotone, quindi se per caso dovete fare un cardigan, magari uno dei miei, delle mie creature, ecco, sceglietelo per la primavera, ok? Per la primavera sarebbe proprio l'ideale quello. Questo qui invece è proprio da usare subito, da creare proprio un qualcosa di molto molto elegante. Ma sapete che non riesco a capire se si riesce a vedere bene la bellezza di questo filato. Andate sulla fiducia, è stupendo, è veramente stupendo. Io che non amo il poliestere, il 100% cotone come l'altro, eppure quel 100% cotone è morbidissimo, veramente morbidissimo. Un filino più spesso di quello che mi aspettavo, ma è stupendo. Ci sarebbero tante, tante creature da fare con quello e me ne creerò. Ovviamente con una cake arrivo in pochi punti, nel senso che posso fare magari una maglia top down e perché no, magari mi faccio proprio una maglia top down, però per fare un cardigan ne servono due almeno. E invece questo qui, con questo, a parte che sono 900 metri, vediamo anche l'altro, 900 metri anche l'altro, questo 310 grammi, l'altro è sempre il candy, Oddio, se mi fermo così su ogni filato non arriviamo da nessuna parte. Quindi ve lo faccio vedere così, spero che si vede la sua luminosità, anzi vi dico anche quanto costa. Faccio vedere, vedi, qui dicono 3, 3,5, io invece ho usato il 2,5, ovviamente dipende da voi. E, vabbè, parla da solo questo filato, vi dico solo il prezzo. Allora, costa 9,51 € la cake, ragazze. Andate a vedere che colori ci sono. Io ovviamente non li ho scelti in base ai miei gusti, sono loro che mi hanno inviato i filati e quindi, ma qui hanno centrato in pieno proprio i colori, ma vedrete anche gli altri, li hanno proprio centrati in pieno. Questo è stupendo. Anzi, vi dico anche il codice, scusate, mi sono spostata. Allora, rosa e oro, chissà se c'è. Rosa, 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 rosa. Eccolo qua. Sì. Allora, questo è il codice 3862. Ecco, forse se vedo il codice meglio. 3862 è questo codice.
bellissimo, ma andate a vedere i colori, sono stupendi, stupendi, ed è stupendo proprio il filato. Ve lo dico a fare. Se non vi piace il lurex che c'è all'interno, c'è il soufflé. Quello che abbiamo visto prima era soufflé luxe e questo è il soufflé normale. Soufflé normale. Ricordate che vi ho lasciato un buono sconto del 5%. Usatelo, è poco, ma è meglio che niente. Andiamo a vedere, sarà sicuramente la stessa identica cosa, solo che non ha il lurex. Quindi, perché ci sono anche persone che il lurex non tanto lo amano. Allora, innanzitutto vediamo se è comodo trovare, ma certo che è comodo, guardate. Ta-da! Sì, 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 oh che spettacolo, guardate che colore. Hanno centrato in pieno i colori che piacciono a me. E voi che mi conoscete lo sapete perché vedete con che colore io normalmente creo e quindi vedete che tutto quello che vi dico è proprio realtà. Allora, qui parliamo del soufflé, vi ho già detto, è un 85% cotone e un 15% di poliester, quindi sempre 280 grammi per 900 metri. Il soufflé, questo invece abbiamo detto che sono 310 grammi per 900 metri, mentre questo è 280 grammi per 900 metri. Allora, la differenza, perché lavorarlo l'abbiamo già capito che è uguale, la differenza qual è? Nessuna. Semplicemente una ha all'interno questo filo di lurex, lo vedete? Chissà se lo vedete, e mentre l'altro non ce l'ha. Oddio, dipende dal progetto che dobbiamo andare a fare. Può andare benissimo sia l'uno che l'altro, questo certo è molto elegante, che poi, oddio, l'eleganza, cioè non vuol dire che devo per forza mettere un abito sotto, posso anche mettere un jeans, una bella maglia fatta con questo filato, un cardigan e io sono comunque elegante, non vuol dire mettersi per forza un abito, per quello che intendo io come eleganza, quindi il filato è lo stesso, non sto neanche a dirvi di più, vi dico piuttosto il prezzo. Allora sì, costa 8,25 € e questo colore qua, quindi dal rosa al lilla a questo azzurro, direi, jeans, ecco, jeans è più indicato, e il numero 367, ma se voi andate a vedere i colori ve ne innamorerete di tutti perché sono tutti bellissimi e sarà difficilissimo riuscire a scegliere. Quindi questo non lo proviamo insieme perché avete già capito che il risultato è lo stesso, solo che non avrà il lurex all'interno. Quindi lo riponiamo e guardiamo altro. Altra meraviglia, ovviamente. Qui abbiamo un'altra cake, è la cotton cake. Ve la apro. Allora, qui abbiamo 100% cotone soffice naturale, 250 grammi per ogni cake e 1000 metri di filato. Si presentano tutte come delle caramelle, vedete? Hanno un filo che le tiene legate. Adesso io l'ho snodato male, quindi ho creato un nodino per cercare di far presto, anche perché è abbastanza lunghe. Siete sedute? Seduti? Allora, qui abbiamo il bottoncino, che bellino, in legno, un quadrifoglio in legno. Allora, vediamo un attimo. Ecco. Allora, innanzitutto il colore, anche qui centrato in pieno i gusti a parte che a me cos'è che non piace? Beh, però ci sono dei colori che proprio non mi vanno a genio, Bellissima questa tonalità del verde acido che passando dal turchese arriva nel viola. Di cosa stiamo parlando? Della cotton cake. Quindi abbiamo detto che è un cotone 100% soffitissimo. Allora, anche questo era un cotone al 100%, ma questo qui è più sottile e lo vedete.
anche ad occhio si vede, vedete, è più sottile. Ripeto, questo io lo vedrei meglio per un cardigan, invece è soffice, soffice come non mai, e stiamo parlando, io vi sto facendo vedere il candy, mentre questo qui, che è il cotton cake, è più sottile, quindi io qui, da quanto io penso che un 2,5 o un 3, proviamo col 2,5, sì, dovrebbe essere un 2,5. Aspettate che vado avanti un attimo, anzi prima faccio l'inizio, poi vi faccio vedere come, oh sì, questo qui è già più nelle mie corde, confronto all'altro che rimane un po' più spessotto. L'altro qual è? Stiamo parlando sempre, aspettate, si gira, del candy. Questo qui è, sì, lo spessore che piace a me. Ma però tutto sempre dipende, bellissimo, mi piace come si lavora, mi piace molto, molto, molto come si lavora. E sapete che questi filati non sono niente male, non sono niente male sti filati. Allora, e qua mi faccio del male, io lo so già, perché adesso devo trovare le sorelle, no? Di quelli che mi hanno inviato, 1, 2, solo per fare una prova. Questo è un altro filato. Allora, ecco, come l'altro non è ritorto, attenzione, è solo ben riportato, ben unito. Però se vedete quando lo lavoro a volte vedi il filino, ok? Non è ritorto, anzi forse anche meglio, perché se è proprio ritorto poi diventa un po' più pesante, sempre secondo me ovviamente, sempre secondo me. Questo è già un filato più per le mie corde, confronto al candy. Sì, faccio qualche giro, vi faccio vedere. Che poi dipende sempre, questo vi ripeto, insieme al soufflé, questo qua mi farà del male, lo so già. Che poi, ripeto, dipende sempre dal progetto che bisogna fare. Ogni filato ti porta a un progetto, non c'è niente da fare. Per me è così. Cioè, questo filato io qui farei delle maglie, farei dei cardigan, degli scialle, qualsiasi cosa. Invece con l'altro magari ecco una gonnellina, sì, perché no, una gonnellina, un cardigan. Ecco, io lì ci vedo un cardigan, oppure una maglia top down, perché no, però la vedrei più a manica lunga per la primavera. Ecco, ma è una mia sensazione, io vi do la mia sensazione ovviamente. Mi state vedendo lavorare questo filato che va da solo, è proprio una bellezza. Bello, questo è nelle mie corde. Insieme al soufflé mi sa che sarà uno dei miei preferiti. Questo proprio non l'avrei mai detto, però pensavo più l'altro, ma una questione proprio forse solo di spessore. Io patisco molto il caldo, come detto, dico sempre. E vi ho già detto il prezzo, vero, di questo? Sì, mi sembra di avervelo detto. Aspettate, per mamma che colori che ci sono. 8 euro, 8,25 una cake. 8,25 euro. Spettacolo, spettacolo, mi piace tantissimo, lo vedete anche voi. Guardate, uncinetto là, 2,5. 2,5. Candy 3. Aspettate che vi metto anche il raffronto, guardate. Vedete quello che vi dicevo? Candy, cotton cake. Cotton cake. Ma anche candy è bellissimo, anche candy è bellissimo, però ripeto, dipende da ciò che dovete fare e dovete creare. Ok, andiamo avanti. Certo, con il candy sapete che belle copertine da neonato che vengono su con il candy? Magari un battito d'amore? Una copertina battito d'amore? Ok, no, questo teniamolo fuori. Ok.
io li sto scoprendo, vedete che sono ancora sigillati insieme a voi, questi filati, insieme a voi. Guardate un attimino. Allora, vi ho appena detto questo che mi piace tantissimo, insieme al soufflé. Questo mi piace tantissimo, il cotton cake, e l'abbiamo provato insieme. E cosa abbiamo qui? Il cotton star cake. Con tutti i lurexini. Con tutti i lurex. No, non ci credo, anche qui con i rosa. Fantastico. Aspettate, vedete, sempre a caramella. Che classe, ragazzi, però, che classe. Sempre il bottoncino, guardate che roba. Guardate che roba, che differenza c'è? Nessuna. Perché questa, allora andiamo a vedere. Andiamo a vederla bene perché io veramente la sto vedendo con voi, 90% cotone soffice naturale, 10% lurex. Qui abbiamo 270 grammi per 1000 metri, mentre qui abbiamo 250 grammi per 1000 metri. Ok, questa è la differenza. Poi per quanto riguarda il filato è lo stesso, vedete, 100% natural soft cotton, 90% natural cotton soft, sì, ho fatto un bel miscuglio, lo leggete anche voi, 10% di lurex. Ok, quindi è uguale ma ha il filo di lurex su. Si riesce a vedere, qui abbiamo i lilla e i rosa. Mamma mia, per me è una casa delle bambole questa. Cioè, tutto questo è altro che diamante, è spettacolare, spettacolare. Allora, mi sto spostando, allora costa 11,74 € questa meraviglia, la vedete? 11,74 € e il codice che ho io è non lo vedo. Questo è lilla interno, non c'è più, non c'è più. Il più simile può essere il 3061, comunque ce ne sono, c'è quello lì, mamma mia, ce n'è uno col verde acido e turchese fuori che è un qualcosa. Guardate il 4401, vabbè, poi sono gusti, poi sono gusti. Comunque questo, in particolare questo non c'è, quindi anche se io voglio prendere il gemello non posso prenderlo, quindi con questo per forza di cose una maglia top down riesco a fare, perché non riesco a prendere la gemella, perché di questi devo prendere poi i gemelli, e quindi non lo proviamo perché è il fratello di questo e quindi è inutile. Tra l'altro, se non volete la sfumatura della Cotton Star Cake, c'è anche il monocolore. Sì, difatti c'è il monocolore che costa 11,12 €, sempre coi glitter. Per chi è l'amante del nero, andate a vederlo digitando il numero 2491. Tra l'altro, se digito 2491 viene fuori 2491, vediamo un po'. Sì, allora vi do i codici perché col codice andate subito sul colore, però poi quando entrate nel colore cliccateci sopra così vedete tutti gli altri colori. Io vi do il codice, voi andate e cercatelo per codice, poi cliccate su quel colore e si aprono tutti gli altri colori, oppure digitando in questo caso solo Cotton Star, non serve mettere cake, Cotton Star, ok? E quindi vi ho raccontato tutto di questo. Meraviglioso, lo vedete da sole, da soli, lo vedete da soli che è meraviglioso. Ok, metto via, quindi il risultato sarà così ma con i glitter, così ma con i glitter. Wow, ho detto glitter, vero? Lurex, lurex, no glitter, lurex. Non ce la posso fare. E questo è il gemello di questo, senza lurex con lurex, Cotton Cake Cotton Star.
Adesso vi mostrerò una chicca. Questa è una vera chicca, e ecco, adesso vabbè, è tradotto, comunque è il vegan cake questo, dopo ve lo faccio rivedere nella lingua, che è 80% cotone poliester. Ecco, vedete qua i colori, che uno rimane folgorato, ma io più che farvi vedere i colori, che poi li guarderete da soli, è questo che voglio farvi leggere. Vedi? Allora, la vegan cake è un filato che unisce praticità, soddisfazione estetica e un pensiero per il futuro del nostro pianeta. In una torta e una cake si alternano 5 colori lisci di cotone rigenerato di qualità, occhio, questo mi piace, di qualità, con poco poliester, ben attorcigliato e trattato con il minimo danno ambientale, senza l'aggiunto di agenti chimici. Lo spessore di filato risultante è buono per uncinetto, per maglieria fine, bla 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 bla. Ecco, questo è il vegan cake che adesso andiamo a vedere. Mentre ci sono, vi faccio vedere anche il prezzo, ok? E il filato che ho io, vediamo se c'è, eccolo qua, è il 2028, che è questo qui. Togli, ecco, questo qui. Quindi il 2028. Ta-ta! Aspettate che sciolgo il nodo. Siete sempre seduti e comodi? Riciclo. Questo è un filato riciclato, l'avete sentito, di alta qualità. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Lo sento più rigido al tatto, più rigido del soufflé alla grande e più rigido del cotton cake sicuro. Allora andiamo a vedere come sei. Rigido al tatto, ok, non voglio strapparti. I colori sono una meraviglia, chiama i viola. Qui passiamo dal viola al lilla, al crema, al tortora, colori delicatissimi, rispecchiano direi molto bene i colori del sito. Da quello che io vedo lo rispecchiano veramente bene. E adesso inizio a provarlo. Qui direi che come spessore ho un 2,5 o un 3, quindi ottimo, ottimo, non è spesso. Aveva anche lui il suo quadrifoglino. Guardate come si lavora anche questo, accidentaccio, quanto, quanto sono belli questi filati Stanley, incredibile. Io francamente non li conoscevo, mi credete, non li conoscevo. E io immagino con questo filato, per esempio, realizzare Aria che è un capo, uno dei miei progetti privati, un cardigan, fresco, perché questo rimane freschissimo, anche questo. L'unico meno fresco, nonostante sia cotone, forse perché lo vedo più spesso, è il primo che vi ho mostrato, che lo vedrei per altri progetti come vi ho detto, ma questi ultimi dal soufflé in poi che vi ho fatto vedere, questi qui sono un capolavoro per i capi estivi, proprio un capolavoro. E mi darete ragione, se mi seguite mi darete ragione, sono veramente stupendi. Allora, qui abbiamo sempre il viola, vediamo un po', questa è la cotton cake e questa è la la vegan cake, e questa è la cotton cake. Vedete, il risultato è con gli stessi giri o no? Sì, con gli stessi giri. Gli stessi giri, siamo alla stessa misura, circa. Vedete la stessa misura. Uncinetto 2,5 per tutti e due. Il risultato, vediamo se riesco a farvi entrare qui nella... Non mette a fuoco? Chi è che gli impedisce di essere messo a fuoco?
Lo vedete? Mm, forse questo? Ok, spero che si veda bene. Io, insomma, con le mie, come si dice a Torino, con le mie baricule, mi sembra di vederlo bene. Bello, vero? Stupendo anche lui. Questa però è la cotton cake che continua, questa qua proprio, e questo è la vegan cake. Stupenda, stupenda, stupenda. Allora, al tatto sembra più rigida, lavorato invece no. E come abbiamo capito, questo è un cotone riciclato di alta qualità. Questo è un cotone riciclato di alta qualità, quindi per i bambini, per esempio, ma tutti, tutti. Adesso qui abbiamo più il vezzo, no? Comunque, è vegano, cioè nel senso, non so cosa intendono per vegano, però per quanto io ho letto è un riciclato, quindi diciamo che guardano un pochino più l'ambiente, no? Perché riciclano il cotone, ma di alta qualità. Bellissima, bellissima cake davvero, anche questa consigliata. Vediamo se c'è qualcosa che non mi piace, ma ve lo dico, se c'è, se ve lo dico, ricordatevi il buono sconto, se siete interessate, ma dovete provarli assolutamente. Per cercare di portarmi avanti con il video, altrimenti veramente vi faccio altre 3 ore di video, sono andata avanti con provare questo filato. Questo è Cairo, mi piace tantissimo. È un filato in cotone pettinato egiziano, e è molto molto resistente e morbidissimo. Io l'ho lavorato col 2,5, avevo questi 3 colori e con i 3 colori ho semplicemente fatto una prova, quindi una piastrellina proprio di prova, veloce veloce. Ve lo faccio vedere in questo modo perché visto nel suo gomitolo è bello, però non dà la stessa sensazione, non dà la stessa sensazione di vederlo già realizzato, e potete apprezzare proprio la bellezza di questo filato col 2,5. L'ho realizzato col 2,5 e io ho il giallo, il lilla e il verde, 3 colori che messi insieme io trovo che siano bellissimi, proprio veramente bellissimi. E questo è Cairo, no, non mi viene la parola, Cairo. Vi dico anche il prezzo. Allora, ci sono un bel po' di colori, ogni gomitolo è da 100 grammi, ma ce ne sono proprio tanti e bellissimi i colori. Il prezzo è di 1,80 € al gomitolo e in ogni gomitolo ci sono 330 metri, proprio tanti per un gomitolino, 330 metri in un gomitolo. Allora, e un filato, come vedete, non è lucidato, è lavorato in modo impeccabile e ovviamente la torsione la vedete anche voi. La bellezza la dà lavorato. Guardate, io spero veramente che riuscite a vederlo perché è davvero davvero bello. Non è lucido, non è lucido, è luminoso come filato, ma non lucido, ok? Quindi rimane più leggero, non è mercerizzato in poche parole. Quindi rimane più leggero. Anche questo. Che cos'è? Questo è linen. Praticamente qui abbiamo come dire, un mix unico di lino, cotone e viscosa, che rende quindi questo filato perfetto per creare qualsiasi cosa che rimanga fresco. Qualsiasi cosa che rimanga fresco è una garanzia, perché ovviamente ci sono 3 componenti che sono 3 diverse fibre che sono vegetali, tutte e 3, e quindi un materiale ecologico, se vogliamo guardarla anche sotto questo punto di vista. Ok, ma più che altro è la qualità dei materiali inglobati in un unico filo, e quindi abbiamo, come detto, il lino,
nella percentuale del 20%, il cotone nella percentuale del 50% e la viscosa nel 30%. La viscosa è quella più lucida, è quella che conferisce proprio questa luminosità. La vedete anche, la intravedete anche dai gomitoli, quello più luminoso e la viscosa all'interno. Io qui l'ho lavorato con l'uncinetto 2,5 e direi che per la mia mano è perfetto. Ho fatto solo ovviamente un campioncino per vedere come è morbidissimo, cioè è proprio morbidissimo per vedere come si lavora, perché il bello è quello, vedere come si lavora, perché vedere solamente il gomitolo, ok, d'accordo, però quando lo vedi lavorato e vedi come si comporta, la sua morbidezza, cambia tutto il discorso. Quindi se amate il lino, ma non lo volete grezzo, cioè nel senso che un po' stopposo, ecco, questa qui è proprio il connubio perfetto. Totale freschezza, ovviamente, totale freschezza anche su questo filato. Qui ve ne ho fatti vedere moltissimi che sono veramente molto freschi. Adesso vado a vederne un altro per capire se anche quello che qualità ha, perché ancora devo provarlo e quindi per vedere che tipo di qualità ha. Però attenzione, quando io ve li mostro è perché li ho innanzitutto studiati, cioè nel senso li ho guardati, ho provato a vedere col tiro chi si rompe prima, chi si rompe dopo. Cairo per esempio non sono riuscita assolutamente a romperlo, questo neanche. Mm. Poi chi riesce a darmi una sensazione di morbidezza mentre lo lavoro. Cairo e Linen sicuramente sono stati campioni stiamo parlando dei filati in gomitoli, ok? Colori solidi. E per ora, adesso vado avanti e vediamo cos'altro vi devo mostrare. Però anche questo, per chi ama i filati naturali, come dire, ecologici, ecco, questo è veramente l'ideale, quindi anche questo è un filato che può andare bene anche per i bambini, anche per i bambini, per tutti, secondo me per tutti. Spero di riuscire a farvelo vedere per bene. Ecco, il prezzo lo sapete, di colori anche lì andate a vederli sul sito che è meglio, perché elencarveli sarebbe veramente rischioso perché non finisco più. Andiamo avanti. Eh, qui abbiamo New York, New York. Allora, questo filato, 3 come uncinetto, tra l'altro qui 3 come uncinetto, stessa cosa, abbiamo viscosa, cotone, vabbè, naturale ovviamente, cotone al 40%, viscosa al 40%, 20% di lurex. Allora, il lurex è quello che sicuramente vedete di più. In questo caso spicca il lurex e la viscosa insieme è la luminosità di questo filato e si vede, cioè non è opaco. Quindi qui è solo per chi ama filati sempre con fibre fresche per l'estate, ma lucidi. Questo è proprio lucido. Vi ricordate che vi dicevo, amo i filati lucidi? Questo è lucido. Allora, questo è il risultato lavorato con l'uncinetto numero 3. Vediamo se riesco a farvi entrare dentro la lavorazione e vedete che il lurex, nonostante quanto detto, il lurex è il 20%, lo vedete sì, ma non dà fastidio. Non dà fastidio, cioè non è invadente come l'urex. Sono stati bravi veramente anche in questo, cioè non è troppo eccessivo, no? Qualsiasi, vedete anche, adesso non so se anche il soufflé, la cotton star, che hanno comunque il lurex all'interno, non sono mai eccessivi. È sempre delicato, raffinato come luminosità dell'urex. Ovviamente si sente la viscosa e il cotone, la viscosa morbidisce sicuramente il cotone, quindi anche questo è un altro bellissimo filato. Accidenti, ne ho trovato solo uno che è un po' nì,
per me, e adesso ve lo mostrerò. Comunque anche questo è un altro bellissimo filato. Non vi ho detto forse il prezzo, mi fermo sempre, 2,95 euro un gomitolo. Abbiamo in 100 grammi, sono sempre molto lunghi, 350 metri in 100 grammi, ok? Ma questo è quello che a noi interessa, la metratura, 350 metri, ok? Io è da qui che mi baso su tutte le mie lavorazioni, non tanto dal peso quanto dalla metratura. Quindi New York, abbiamo appena visto New York. Guardate che cosa posso aggiungere io per questi filati? Lo vedete anche voi, cioè provo anche a togliervi. Beh, lo vedete anche voi, guardate. È veramente meraviglioso, io veramente non ho parole. Eh, sì, io sono sempre stata abituata molto bene con i filati, devo dire, e voi lo sapete. Ma mi sta colpendo moltissimo la qualità di questi filati, che non vi consiglio, vi straconsiglio. Veramente ve li straconsiglio, provateli e poi mi direte se ho ragione, e sono certa che poi voi mi direte che ho avuto ragione. Ecco, quello che vi dicevo che non tanto mi è piaciuto, è questo, il baby muffin, che è dedicato ai bambini. Io sono molto abituata all'acrilico e francamente ho provato a lavorarlo con il 3,5 e poi con il 4, però io lo vedrei bene proprio solo o per dei tappeti o per delle copertine, così. Ecco, è molto bello il discorso, a parte i colori che forse anche quello no, impedisce, ma io non guardo tanto quello, guardo è morbido, però ecco, qui sono un pochino indecisa su cosa dirvi. Bella l'idea di fare questi filati, chiedo scusa ogni tanto, comunque di fare questi filati, diciamo, ispirati un po' alla pittura degli impressionisti, no? Perché man mano che poi vengono quasi spruzzati i colori, non passano come le vere cake, come le cake normali, cioè da un colore all'altro gradualmente. Qui ci sono degli spruzzi di tanto in tanto, un po' impressionistico come discorso, no? È bello anche come idea, e io sicuramente qualcosa ci farò, magari anche solo dei tappetini o delle copertine, ecco, perché sono adatti proprio ai bambini questi qua, proprio adatti proprio ai bambini. Però ecco, qui mi fermo qui, da usare con uncinetto sicuramente del 4, perché col 3 mi viene troppo compatto, con il 4 è più morbido sicuramente. Lo vedete, ha 3 fili, quindi sono 3 fili sciolti, non sono ma neanche dire ritorti come il Cairo, o ben torti come, non so, il soufflé o la cotton star. Qui sono proprio liberi, come le cake che ho sempre usato io, che sono, questo non vuol dire nulla. È morbido come filato, lo vedete? È soffice, lavorato, e si sente che è acrilico. Ecco, si sente che è acrilico. Io questo lo sento, quindi io ho detto che dirò quello che provo, e questo è un filato che metterei per ultimo tra quelli che ho ricevuti per ora, ma ce n'è anche un altro che non tanto mi piace, ma è per la tipologia di filato. Comunque ve lo faccio anche vedere. Muffin, tra l'altro, per chi interessasse, costa 7,65 euro. E cosa vi dirò? Che è 100% acrilico, è lunghissimo perché ha 1160 metri, quindi se dobbiamo fare un tappeto o una copertina, sai, da mettere lì sul divano, con 1160 metri se ne fa di lavoro, se ne fa, è bello compatto. Ecco, una cosa ho notato: la Stelli realizza i filati e non li lascia belli pomposi,
Cioè, se qui fosse stata un'altra casa, avrebbe lasciato sicuramente una cake con un diametro che è il doppio di questa, lasciandolo più pomposo, ok? Mentre la Stanley li compatta moltissimo, quindi sembra sempre, appena la sfiori la cake, sembra sempre molto rigida. Invece poi lavorandola si scopre che è un gioiello, ok? Un gioiello. Comunque questo è il filato, diciamo, che metto per ultimo. Nella fila dei miei preferiti è proprio l'ultimo. Però se c'è chi vuole fare un qualcosa di molto pratico, o qualcosa per i bambini che magari sono allergici alla lana o quant'altro, ecco, questo potrebbe andare bene. Non è tra i miei preferiti, però, io l'ho detto che l'avrei detto e lo sto facendo. Allora, qui invece abbiamo un filato meraviglioso. Non per me, non è adatto a me, perché vi spiego. Ehm, con queste paillette all'interno, ehm, a me non piace il filato con paillette, ma è una mia pecca, ok? Perché per quanto io ho sentito parlare, non di questa marca, di altre marche che, guardate, non si sente, non si sente. Allora, per forza di cose si sentono le paillette. Non sono rigide, sono morbide, quindi non pungono e non danno il sentore di quel fastidio, ma io sono molto molto fastidiosa e questo francamente non potrei usarlo. Ho voluto però farlo provare, perché far provare comunque a fare uno scialle, perché forse questo è il suo scopo ideale, un bellissimo scialle, perché ci sono invece moltissime persone che amano le paillette. Queste sono veramente fissate bene, devo dire, perché ne ho viste alcuni che proprio fissano malissimo le paillette, addirittura vengono via, cioè è una cosa veramente atroce, cioè proprio atroce. Queste le paillette sono veramente fissate bene, hanno fatto un lavoro veramente incantevole. Sono morbidissime, morbidissimo anche il filato. Non è per Marina, ecco, la paillette non è per me. Io sono più per un filato che mi deve sfiorare la pelle senza, come fosse cotonina, capito? Deve essere morbido, morbido, come tutti quelli che vi ho presentato. Ecco, questo quindi va bene per chi ama i filati con le paillette, che magari è già abituata alle paillette e vuole qualcosa di magari molto molto luminoso per quella serata particolare. Avete presente? Cioè, a voi magari uno scialle da mettere sulle spalle, da fare una figura di quelle proprio sbriluccicosa. Ecco, questo va bene in questo senso. Non mi farei mai una maglia così con le paillette, perché io inizierebbe a prudermi da ogni parte del corpo, perché io sono molto 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 sensibile e di conseguenza sto pasciugando con i piedi, e di conseguenza per me non va bene. Ma ripeto, immagino tutte le persone che amano le paillette, o che devono veramente realizzarsi un qualcosa di unico, che tra l'altro vendono dell'abbigliamento con paillette che costano una cifra esosa, esosa. E tra l'altro Venere costa, aspettate che ve lo dico, costa 1,85 euro, quindi costa anche poco. 1,85 euro, abbiamo l'80% di viscosa, 10 di poliestere e 10 metallic. Ok, ok, io vi ho detto la mia, però ripeto, vedete come man mano, e purtroppo con le mie luci non tanto si riesce a vedere, quindi se dovete realizzarvi qualcosa di molto particolare per un'occasione unica, o dovete andare in discoteca o a ballare, eccetera, ecco, con questo farete un figurone. Questo è poco ma sicuro, la luminosità è certa, ok? Quindi qui abbiamo parlato di Venera, non Venere, Venera. Passiamo ad Havana. Io ho questi tre colori, li ho messi insieme solo per farvi vedere il risultato che ha. Questi sono i tre colori che ho. Qui parliamo di viscosa e cotone, 75 cotone e 25% viscosa, e in 100 grammi, anche ero qua,
100 grammi ci sono 270 metri. Lucidino, perché ovviamente è la viscosa sempre che rende lucido il filato, li ho messi tutti e tre insieme per farvi vedere come viene lavorato. Allora, ovviamente ha la luminosità, come dicevo, della viscosa e la freschezza di entrambi, viscosa e cotone messi insieme. E questo è il risultato. Vediamo se vi dico anche il prezzo. Trovato 2,44 € il gomitolo. Ci sono dei colori stupendi qui da fare, magari un monocolore, sono davvero, guardate, aspettate, io questo che amo fare, purtroppo in questi qui non posso farlo, e nelle cake tanto meno non posso farlo. Adesso qui l'ho sballottato un pochino troppo. Anche questo è un filato morbido, proprio morbido, 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 sulla pelle è delizioso anche questo. E qui questo ho usato il 3 come uncinetto, ho usato il numero 3. E beh, qui abbiamo un filato, mentre ve lo faccio vedere sto andando un pochino avanti, abbiamo un filato che si chiama denim. Allora, vediamo un attimo questo denim. Innanzitutto è un filato più spesso, quindi è un filato da uncinetto 4 per quanto riguarda la mia tensione e la mia mano, un uncinetto 4, quindi io qui ci vedrei morbidissimo, è un cotone naturale pettinato, quindi molto 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 resistente, non è ritorto, quindi ci sono più fili attorcigliati, ma non è ritorto, e io francamente qui lo vedrei benissimo per un poncio. Oppure sapete anche perché non certamente per una maglia estiva, perlomeno non per me, non per me che ho bisogno di cose molto leggere d'estate, soprattutto con queste temperature. Io qui a Bologna oggi sfioriamo i 33 gradi a Bologna, sfioriamo i 33 gradi, quindi ho bisogno di cose leggere, e questo qui certo una canotta con questo, anche se il cotone 100% per me è troppo spesso, ma è una questione personale, ok? Personale, quindi magari per te invece può andare bene, dipende sempre dalla persona. Io invece qui lo vedrei questo cotone, sapete come? A parte per un poncio e per chi li usa, io per esempio lo uso, a parte per un poncio che può andare bene per la primavera o l'autunno, ma anche per un maglioncino. Sapete, ci sono delle persone che hanno difficoltà a indossare la lana. Ovviamente l'interruzione ci sta sempre, non c'è niente da fare. Dicevo che ci sono persone appunto che hanno difficoltà ad usare la lana perché magari hanno intolleranze o per qualche altro motivo. Ecco, io ci vedrei bene un maglioncino anche invernale, con questo spessore sicuramente copre bene, e quindi io lo vedrei così, capito, con le maniche lunghe, o come poncio, un bel poncio autunnale o primaverile, però sicuramente non mi farei, ecco, una canotta, ok? Per dire, non, la canotta forse con questo non lo farei. Bellissimo cotone, morbidissimo, proprio soffice come cotone, guardate, lo vedete anche da qui quanto è soffice, però è più spesso, semplicemente più spesso. Questo colore poi menta o Tiffany, che poi è diverso il menta dal Tiffany, quindi un po' lo chiamo menta, un po' Tiffany, forse un po' più menta, è vero? Qua sembra più Tiffany, qui sembra più menta. Comunque sia, è un bellissimo filato. Io ce l'ho nei colori del verde o Tiffany, e del rosa e del caramello, beggiolino, no, come lo chiamereste voi? Nocciola, ecco, nocciola mi piace di più. Questa è nocciola. Vi ho già detto quanto contiene, in 100 grammi ci sono 210 metri, che costa, ve l'ho già detto anche il costo, vediamo un po' se lo trovo al volo, 1,79 € ogni gomitolo.
E basta, penso che di aver detto tutto anche sul denim e passiamo oltre. Chissà se in tutto questo tempo, se siete riusciti a seguirmi fino all'ultimo, perché è stata una lunga chiacchierata, ma la mia voleva proprio essere una chiacchierata su questi filati, visto che per me sono nuovi, un pochino più approfondita, no? Come piace fare a me. Non soltanto mostrandovi il gomitolo e dicendovi che bello questo, ma cercando di spiegarvi come si muove, come si comporta nella lavorazione, quali sono i difetti, quali i pregi. Io la maggior parte dei filati che ho visto ve li ho elencati esattamente come io li ho interpretati e visti, nella maniera più chiara e genuina che potevo fare. L'ultimo dei filati che ho ricevuto è il mio amatissimo bambù. Allora, io con il bambù ho un amore sviscerato e lo sapete perché proprio i primi progetti che ho realizzato è stato proprio con il bambù. Allora, il bambù, lo sapete, è una fibra del bambù, quindi è naturale, è fresco come filato, è lucido come la seta, proprio è lucido come la seta. L'unico difetto, ecco, l'unico difetto che io trovo del bambù è il fatto che cede un pochino, cioè se voi avete bisogno di una misura di lunghezza 60 cm dovete fare almeno 53, 54, non di più, perché poi lui di suo cede. Quando ha ceduto del tutto non si muove più, però un po' cede, quindi dovete prendere questa misura qui, cioè calcolare quei 6 centimetri in meno, quindi dovete finire la lavorazione con 6 centimetri in meno e permettere al capo di allungarsi naturalmente, dopo il quale non si muoverà più, ok? Allora, la Pleta BG, che poi il filato è della Stelli, comunque è sempre Pleta BG, propone questo bellissimo bambù, bellissimo. Innanzitutto però lo ricevete così, vedete com'è, in questa bobina torcigliata, ecco, così. Sono 100 grammi, attenzione, 100 grammi con 250 metri, 100% bambù ovviamente. Allora, qui abbiamo questo, io ho ricevuto questo colore che è più acceso e questo colore che ho aperto. Quando lo aprite, vedete che è agganciato da una parte e dall'altra, quindi non potete sbagliarvi. Basterà mettere 2 sedie, spalliera contro spalliera, in questo modo, mettere su questa ciambella di filo che si crea, perché è proprio una ciambellona di filo, e poi allargare le sedie, quindi la spalliera reggerà questa ciambella di filo e voi creerete il vostro gomitolo. Come vedete, la sfumatura sarà non come le cake, cioè parte da un colore e va nell'altro, ma man mano che si lavora un pezzetto di bianco, un pezzetto di rosa, va nel lilla e quindi la lavorazione è a stacchi. Ci saranno degli stacchi di colore. Quando ci sono stacchi di colore così, io preferisco un qualcosa tipo o uno scialle o ho lavorato ai ferri, ecco, qualcosa di questo genere. Ma di questo filato bambù ci sono anche in tinta unita. Tra l'altro questo tipo di bambù e questo qui, guardate, neanche lo provo perché a parte che dovrei crearne il gomitolo per provarvelo, lo vedete voi stesse come morbido e come risulta e si vede a occhio. Io con questo filato userei il 3,5-4 come uncinetto. Sicuramente creerò qualcosa con questo, non so se con l'uncinetto o con i ferri, non lo so, magari anche solamente uno scialle, visto e considerato che ho solo 100 metri, no, 100 grammi, quindi 250 metri per gomitolo, diciamo così,
sicuramente farò uno scialle di quelli velocissimi con dei ferri, così da sfruttarlo. O se ho intenzione di fare tipo una maglia come maglia marina, che la trovate nel mio canale, ed è fatta anche quella con il bambù, ed è lo stesso spessore che ho utilizzato io, ecco, allora a questo punto comprerò degli altri gomitoli da associare, ma penso che con quelli sfumati farò, come vi ho detto, un bellissimo scialle, magari anche ai ferri. E poi magari ve lo faccio vedere, così vedete come si formano le varie sfumature, ok? Pezzetti di sfumature, sono sfumature corte queste. Quando voi le lavorate sono sfumature corte. Se lo fate ai ferri sicuramente il risultato è ancora più bello. Altrimenti, se non vi piace la sfumatura corta, ci sono sempre le varianti di tinta unita, ok? Quindi ci sono, ecco, io già punterei sulla tinta unita, magari da abbinare a questo. Ecco, questa potrebbe essere un'idea, fare il cardigan iride con questo più un colore a tinta unita, a contrasto. Anche questa è un'altra idea. Quindi io vi lascio con questa meraviglia che è il bambù puro, qui stiamo parlando di puro, ok? L'ultimo che ho utilizzato è stato il pure bambù, che era più sottilino di questo, più sottilino, ma una meraviglia come questa. La vedete anche voi quanto è morbida. Qui avrete seta sulla pelle, assolutamente seta sulla pelle, quindi pensateci, perché questo è un altro dei filati che io preferisco, e gli do veramente un 10 più a questo filato. 3,69 € a gomitolo questi sfumati, ok? Sfumati in questo modo. Che altro dirvi? Spero che sia stata piacevole questa chiacchierata per questa mia nuova avventura con la Pleta BG, che ringrazio con tutto il cuore di avermi fatto un regalo così grande. Ho detto esattamente ciò che penso di questa casa e del mio approccio con la Pleta, e dei filati che gentilmente mi ha donato, perché io lo ribadisco, me li ha donati. Io quando li acquisto lo dico, quando me li regalano li dico. È successo solo 2 volte, questa è la seconda meravigliosa volta, e quindi dico grazie ovviamente a Pleta BG e alla Stanley Yarn che mi hanno offerto questi filati. E ribadisco, io ho detto esattamente ciò che penso dei filati. Se volete seguirmi farete benissimo, perché vi troverete non bene ma di più. Vi lascio il buono, come detto, piccolino, però è quello che mi hanno offerto e tanto do il 5% di sconto. Utilizzatelo, è poco, però utilizzatelo. Lo trovate subito sotto il video. Ve lo lascio. Un abbraccio a tutti e grazie per la pazienza che avete avuto con tutte le papere che come al solito faccio. Un bacione. Grazie. Ciao. Ciao ciao.